Buongiorno a tutti. Oggi su richiesta di un follower vorrei darvi un po' di informazioni e condividere il mio pensiero sul discorso angolo sella e posizione in sella nella mountain bike da enduro. Sottolineo da enduro, quindi lasciamo perdere cross country, lasciamo perdere tutte quelle altre attività in bicicletta dove ciò che sto per dire assolutamente non è attuabile. Quindi mountain bike da enduro. Secondo me ci stiamo portando dietro un uso e modo di pedalare, di posizionarsi in bicicletta che arriva da un classico settore della bici, che è quello della bici da strada, dove chiaramente e senza poter sindacare la posizione è fondamentale. Ci sono studi, ci sono persone che studiano la biomeccanica e tutto deve essere al millimetro dove deve essere, senza poter dire A. L'enduro è una disciplina dove noi andiamo in salita con una certa calma, perché così sono le gare. Dopodiché in discesa stiamo in piedi, la sella la buttiamo giù, se non ci fosse sarebbe anche meglio, anche se avrei da ridire anche lì, perché sentendola in mezzo alle gambe sicuramente capiamo come è messa la bici, però normalmente la salita si fa così e la salita si fa e la discesa si fa in piedi, anche il trail si fa in piedi quando si fa la gara, si spinge, si sta in piedi, si pedala, difficilmente si alza la sella. Comunque torniamo alla nostra salita. La pedalata nella bici da corsa biomeccanicamente ci insegnano per anni, ci hanno detto e continuano a dire che grosso in maniera molto magari poco precisa, se c'è qualche campione di bici da strada o che studia volentieri che mi dia dei consigli, ma comunque si dice che il ginocchio dovrebbe essere a piombo sul pedale. A piombo sul pedale significa che nella pedalata classica la verticale del ginocchio dovrebbe cadere esattamente col pedale orizzontale, con la pedivella orizzontale, nel punto dove io mi attacco con la scarpetta. Io posso attuarla questa posizione nella mountain bike, anche nell'enduro, non è un problema. Regolerò la sella avanti e indietro. Se il tubo sella sarà più inclinato indietro, metterò la sella più avanti. Se lo sarà più avanti, metterò la sella più indietro. Farò quello che è necessario per posizionare la mia sella nella posizione dove la mia gamba arriverà in questa determinata posizione. Il problema qual è? È che questa è una posizione calcolata per il ciclista da strada, dove il ciclista da strada spende il 70% del suo tempo seduto in strada a pedalare. Chiaro, ha le salite al 7%, all'8%, al 10%, qualche volta al 12%, ma sono salite dove molto probabilmente starà anche in piedi. E comunque vedremo quel ciclista stare molto avanti sulla sella, ce ne avrà quasi 3-4 cm dietro che gli avanza. Sinonimo dimostrazione che comunque il corpo vuole stare in questa posizione anche quando la salita arriva. Perché? Perché se io ho la bicicletta in salita, chiaramente la verticale mi cadrà indietro e quindi non funziona. In discesa succederebbe l'opposto, ma a noi in discesa non interessa proprio, perché comunque in discesa noi stiamo in piedi, facciamo enduro, abbiamo il tempo, siamo in speciale, quindi non ci interessa. Torniamo a noi. Nella mountain bike è giusto tenere la sella quindi giusta sul piano e trovarci poi in una condizione dove noi pedaliamo con la gamba in avanti, col busto indietro, magari ci viene pure mal di schiena. Io la mia bici l'ho settata per essere al massimo del comfort e quindi di biomeccanica, al massimo della efficienza e della non fatica della schiena, delle gambe, dei quadricipiti quando sono in salita. Quindi la mia bicicletta è settata in maniera che la mia gamba è verticale, il ginocchio è verticale al pedale quando la bici è messa in salita. Ovvero io ho scarrellato tutta la sella avanti, perché il mio angolo sella non permette di tenere la sella in centro e portarmi in quella posizione. Quindi sì, se io avessi la magia di poter fare così e cambiare il mio telaio, o meglio solo la parte del tubo sella, io lo butterei di 5-10 gradi in avanti, così potrei tenere la sella anche più centrale sui binari, visto che la mia è molto scarrellata. Però io di solito configuro la bici in questa condizione qua, dove io in salita ripida dal 7 in su, perché normalmente le risalite da enduro su asfalto, se vogliamo fare un po' di dislivello, sono sempre salite medio buone, quindi si parla di 10, 15, qualche volta al 20, poi iniziamo ad andare in piedi perché poi da seduti è troppo faticoso. Però comunque secondo me
orientando la bicicletta così nell'enduro è perfetto buttare la sella avanti, e comunque avere un telaio, se fortunatamente lo è già, con un tubo sella molto verticale che ci permette di tenere questa posizione perfetta in salita. Chiaramente dobbiamo rispettare tutte le altre condizioni, che sono quindi l'estensione della gamba non completamente distesa, eccetera eccetera eccetera. Quello si ritorna nella biomeccanica, quindi a mio parere la biomeccanica è sempre valida. Quello che non è valido, o comunque non serve, è avere una posizione perfetta nel piano, quando noi nel piano ce ne freghiamo. In realtà noi andiamo solo in salita con la bici da enduro, tutto il resto lo facciamo in piedi. Questo era un po' il discorso. Bicicletta, quindi le biciclette con l'angolo sella molto inclinato secondo me sono un'ottima cosa. Tra l'altro ci sono diversi vantaggi, perché se io tengo comunque il mio baricentro sulla sella tradizionale carrellata a metà con un tubo sella molto indietro, io ho il baricentro del mio peso che mi va a finire magari anche oltre l'asse posteriore. Se unito a questo ci metto una sospensione che magari sfonda a metà, che può essere un monodaria, oppure un leveraggio con un determinato tipo di curva di leva che anche lui aumenta il fatto che a metà ci sia poco supporto, in più io sono dietro con il sedere sopra, con il baricentro sopra l'asse posteriore, chiaramente la prima salita sterrata, qui quindi usciamo dall'enduro, perché l'enduro i transfer si fanno su asfalto 99 su 100, però se voglio divertirmi per i cavoli miei anche in salita normale, con una condizione così classica io potrei avere la bici che tende ad alzarsi facilmente, mentre se io riporto il baricentro più in avanti, oltre ad avere una pedalata più giusta perché ho il mio ginocchio che col pedale cadrebbe in verticale bene, ho anche una massa tutta spostata avanti e quindi mi va a chiudere il mio bel triangolo tra le due ruote e me stesso in maniera più precisa. Questo con grandi vantaggi, la bici non si alza, pedalo meglio, eccetera. Non trovo, secondo me, utile quindi mantenere questa posizione classica da bici da strada anche nella mountain bike. Tubo sella inclinato, buono? Sì, secondo me è ottimo. È ottimo, si può ottenere chiaramente questa posizione in due modi. Avendo un tubo sella inclinato meno e avendo la sella a metà, oppure posso avere un tubo sella più inclinato e scarrellare la sella avanti. È un po' meno bello da vedere, ma tecnicamente a livello di corpi, di fisica e tutto è la stessa cosa. Il problema è che molte volte il tubo sella è troppo inclinato indietro e il carrello non è 10 cm lungo, lo scarrellamento, quindi tra i due telai preferirei quello che ha il tubo più verticale, però non toglie che uno col tubo meno verticale, se c'è margine di lavoro, si può dare posizione al ciclista corretta per essere un po' più comodo in salita. Questa era la risposta e un po' le mie considerazioni su questo discorso del tubo sella inclinato. Se ci sono domande, come sempre sotto, se mi volete dare una mano, like sui soliti canali se non l'avete già fatto. Questo è tutto, ciao da Dave.